Io sono Gaia Del Pino, sono un'etnologa e africanista, cioè specializzata in studi sull'Africa. Ho iniziato già ai tempi della tesi di laurea e poi ho proseguito con il dottorato e mi sono occupata di memoria e patrimonio culturale e schiavitù, quindi temi tra antropologia del patrimonio e antropologia politica, soprattutto in Africa occidentale. Ho lavorato in Ghana. Questi sono stati i miei temi e da lì è nato proprio il mio profondo attaccamento con l'Africa, dove poi ho sviluppato delle amicizie, ho costruito delle relazioni che fortunatamente ancora oggi durano e che lavorando nella sezione africana del Museo delle Civiltà posso comunque portare avanti come interessi e come passione. Siamo al Museo delle Civiltà nella sezione africana del Museo Etnografico Luigi Pigorini, che appunto è una delle varie sezioni che compongono il nuovo Museo delle Civiltà. Siamo nella prima sala del museo, che è dedicata agli incontri che tra la fine del 1300 e poi per tutto il corso dei secoli fino ad arrivare al Novecento avvennero tra realtà politiche africane, Italia ed Europa. A partire dal 1300 gli europei, imparando a governare i venti alisei e le caravelle, iniziarono a circumnavigare mano a mano tutte le coste dell'Africa, fino ad arrivare all'Africa orientale, da cui partirono poi da Mombasa verso le vie delle Indie, raggiungendo appunto le Indie. E nel corso di questi giri entrarono in contatto con tutte le realtà politiche della costa, stringendo alleanze commerciali e politiche. La cosa interessante è questo clima di totale parità. Si parla nel linguaggio, si parla di capanne, non si parla di capanne, ma si parla di case, si parla di regnanti, si parla di mercanti, si parla di unità di misura, cioè l'altro era percepito come paritario, come uomo, come essere umano con cui commerciare e stringere alleanze. Testimoniano quindi sia le fonti scritte, ma anche questi oggetti che noi chiamiamo oggetti ambasciatori, oggetti ibridi, perché raccontano appunto questa stretta interconnessione che si creò tra realtà politiche africane e realtà politiche europee.